tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta che io ho deciso di chiamare canotta marina. Per poterla realizzare sono andato a utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Elastic Bamboo, che se ricorderete ho già utilizzato anche per fare un'altra canotta molto simile a questa. Il punto è leggermente più forato, è un filato che purtroppo non può essere più riassortito ed è un filato perfetto per fare i costumi in quanto è elasticizzato. Però voi sapete, io non sono amante dei costumi all'uncinetto, richiedono comunque molta attenzione anche quando ci si bagna, roba del genere, quindi io preferisco usarlo per poter fare appunto delle canotte o dei vestiti che mi sono più congeniali. E infatti io adoro questo filato perché vedete la creazione si adatta perfettamente alle forme, è elastica, quindi non stringe, non è quella cosa che vi sentite strette quando indossate qualcosa di molto aderente, perché appunto si adatta perfettamente alle vostre forme. Vi faccio vedere comunque altri colori che sono ancora disponibili sul sito, come questo fantastico fucsia, c'è il color salmone, il color bianco, ma ce ne sono anche altri disponibili. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho utilizzato 3 gomitoli, ma vi dico già che io del terzo gomitolo ne ho usato poco, in quanto mi è servito per finire una spallina e fare la parte dietro della lavorazione. Quindi taglia M anche voi servono solo 3 gomitoli, mentre se siete una taglia L vi consiglio 4 gomitoli. Attenzione però, se siete una taglia ML e volete fare la maglia più lunga o ancora più larga rispetto alla mia, in questo caso taglia M io vi consiglio di andare a prendere 4 gomitoli, taglia L restiamo 4 gomitoli, però se siete una taglia XL invece di 4 prendete 5 gomitoli. La lavorazione è semplicissima, sono 2 giri che vanno ripetuti e si vede questa sorta di punto a rete molto particolare che mi piace tantissimo. La trovo una lavorazione molto estiva, mi piace. Infatti penso che utilizzerò questo punto anche per fare qualche poncio coprispalle, che sapete io uso tantissimo durante l'estate, ma anche durante tutti i periodi dell'anno, sono tra i miei accessori all'uncinetto preferiti. E questa creazione, come dicevo, sono 2 giri che vanno ripetuti, si lavora in tondo la parte sotto e poi si va a dividere la parte avanti con la parte dietro, e la parte avanti dopo qualche giro va ulteriormente diviso per avere questo scollo quadrato che so che molti di voi amano, e anch'io ammetto che in quest'estate mi sta piacendo particolarmente. Quindi comunque è una creazione semplicissima da fare. Detto ciò, mi raccomando, se decidete di realizzarlo, come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia come Elsa Faccio che scrivendo filati Elsa. E detto ciò, noi ci vediamo presto con un nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Elastic Bamboo, che come dice già il nome è un filato elastico. Quindi vi dico subito, non vi preoccupate se vedete qua sono montate circa 50 catenelle, ma come potete vedere sembra molto piccolo, questo perché il filato è elastico, quindi indossato si allarga. Quindi non vi preoccupate se montando le catenelle vi sembra piccolo, tenete presente che io ho misurato la canotta e non indossata di larghezza mi misura circa 60 cm, indossata arriva ai miei 82 cm tranquillamente, proprio perché è un filato elastico. Ora qui io vi faccio vedere un piccolo campione, spostiamo un po' il filato, e come vi ho detto il multiplo, no non ve l'ho detto quindi ve lo dico adesso, il multiplo è di 10 catenelle e io ho montato 160 catenelle. Per una taglia M vi consiglio di mettere 4 motivi in più a me, quindi 100 quindi 200 catenelle. Per quanto riguarda invece una taglia L mettete anche 240 catenelle. Quello che vi consiglio comunque è di montare le catenelle, misurarlo intorno al seno, intorno ai fianchi, a seconda di cosa avete più largo, per vedere appunto come vi va. Tenete sempre presente di non preoccuparvi se non partite che ne mettete già sui 280 perché vi sembra piccolo. Montate le catenelle che vi ho detto io se utilizzate il numero dell'uncinetto 3,5 e provate la catenella come vi sta. Un'altra cosa, se naturalmente utilizzate un filato diverso, in quel caso rispettate solamente il multiplo di 10, ma arrivate a mettere tante catenelle fino ad arrivare sempre a mettere come larghezza la larghezza dei vostri fianchi o del vostro seno. Detto ciò, possiamo iniziare a fare la nostra lavorazione e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione,
salto 2 catenelle e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, quindi 1 2 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, entro nella quarta, scusate perché ho preso 2 volte il filo, entro nella quarta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, scusatemi, devo tirare un po' di filo, quindi 1 2 3, salto 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, facciamola ancora insieme, vado a fare una maglia alta nella quarta catenella, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, facciamo ultima volta insieme, quindi salto, vado nella quarta catenella e realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado a terminare il giro entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia alta, una maglia bassissima. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, salto la maglia bassa, vado direttamente nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo, quindi di nuovo maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme così vi faccio vedere appunto come terminare. Vado sopra la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado direttamente sopra la maglia alta saltando la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta, 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così anche il mio secondo giro e adesso si ricomincia dal primo giro che vi faccio vedere avendo una base diversa e andiamo a fare quindi di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado sopra la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle,
salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta successiva e quindi ricomincio da capo. Vado sopra la maglia alta, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado sopra la maglia alta, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, salto la maglia bassa e ricomincio da capo andando sopra la maglia alta e facendo una maglia alta. Quindi sono 2 giri da fare semplicissimi che vanno ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 2 giri e poi vedremo come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Sono arrivata a mettere i marcapunti, ho ripetuto i 2 giri per 27 volte. Sembra, vi ricordo che sembra stretta, ma in realtà lavorando con un filato elastico addosso la lavorazione si allarga. Quindi ho ripetuto, come vi ho detto, i 2 giri per 27 volte e poi sono andata a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti sono andata a contare i miei fori dove ho le 2 maglie alte e le 3 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Io ne ho in totale 16 e ne ho messe 8 avanti 8 dietro, mettendo il marcapunti dove ho la maglia bassa. Ora, se siete una taglia M, voi dovreste aver messo 4 motivi in più rispetto a me, quindi dovreste avere 10 motivi avanti 10 motivi dietro, mentre una taglia L vi ho detto di mettere 8 motivi in più rispetto a me, quindi dovreste metterne 12 avanti e 12 dietro. Mi raccomando però, se avete usato un altro filato, se invece avete messo ancora più catenelle, dividete a metà, naturalmente contando, come vi ho detto, gli archetti con le 3 maglie, con tra le 3 catenelle, e mettete, se avete un numero dispari, quello dispari sempre sul davanti. A questo punto possiamo andare a lavorare e lavoreremo in giri, non più in giri di tutto tondo, ma in giri di andata e ritorno. Diciamo che comunque non cambia nulla, quindi io, vedete, adesso vado sempre a fare le 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, e poi 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta e si ricomincia da capo. 3 catenelle, archetto, maglia bassa, 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle e vado direttamente sopra la maglia alta. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il giro successivo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado nell'ultimo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, entro dove ho la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro, quindi sempre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione. Questa volta andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta, 3 catenelle, entriamo, ops, scusatemi, mi è sfuggito, entriamo nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, si ricomincia da capo, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi di nuovo il primo giro. Quindi sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto la maglia alta e le 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e torniamo a lavorare il nostro primo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia facendo la maglia alta. Ora io non so ancora se farò delle spalline, delle mezze spalline, o se lavorerò fino ad arrivare all'altezza desiderata, fino alle spalle. Io vi dirò naturalmente, una volta fatto ciò, che se farò delle micro spalline vi dirò su quanti motivi sono andata a lavorare e naturalmente i giri totali. Dietro vi dico già che farò un'unica lavorazione, quindi non farò le micro spalline. Se le dovessi fare avanti, dietro non le farò, ma farò lo stesso numero di giri, partendo sempre qui dove abbiamo la maglia alta, subito dopo dove abbiamo messo i marcapunti.
Allora, ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro, ho ripetuto i 2 giri andando da destra verso sinistra sul davanti per 2 volte e poi li ho ripetuti lavorando solamente sul primo motivo e mezzo, quindi diciamo sul quadratino pieno, la mezza, cioè il quadratino con le 3 catenelle, la maglia bassa e di nuovo il quadratino con le 3 catenelle. Ho ripetuto sopra per altri 6 volte i 2 giri, quindi sia a destra che a sinistra, quindi ho un totale, diciamo che ho ripetuto i 2 giri per 8 volte. Infatti dietro ho fatto i 2 giri per 8 volte, però facendo sempre da destra verso sinistra. Quindi ripeto, per quanto riguarda il davanti ho fatto 4 giri, quindi 2 volte i 2 giri, e poi ho separato la lavorazione e ho ripetuto i 2 giri per 6 volte per poter fare le spalline. Ora, per una taglia più grande della mia, taglia M, io vi consiglio di ripetere i 2 giri per 6 volte partendo da destra fino ad arrivare a sinistra, quindi interamente, e poi dividere ulteriormente la lavorazione sul davanti per fare le spalline e lavorare i 2 giri per altre 7 volte. Mentre per quanto riguarda la taglia L vi consiglio sempre di lavorare i 2 giri da destra verso sinistra per tutta la lunghezza, per sempre 6 volte, e poi fare le spalline per 8 volte, quindi ripeto i 2 giri per 8 volte, e dietro naturalmente dovete fare i giri complessivi che avete fatto per davanti. Mi raccomando, comunque provate continuamente la vostra maglia per vedere se comunque l'altezza qui va bene o se dovete fare qualche giro in più prima di fare le micro spalline. Detto ciò, una volta fatto questo, sono andata a cucire le spalline con la parte dietro, quindi anche questa creazione è terminata.